Ciao a tutti, se vuoi sedurre devi riconoscere il conflitto emotivo delle persone che ti interessano. Ognuno di noi ha un conflitto o un imprinting emotivo e riconoscerlo, riconoscere quello di un'altra persona ci permette di essere estremamente seduttivi perché ci permette di entrare in contatto con quelle che sono le emozioni più profonde delle persone, entrando in contatto con le emozioni più profonde, di mettere in atto dei comportamenti che vanno a riprodurre quel tipo di emozione. Cioè, per fare un esempio, se una persona ha vissuto da bambina il tradimento delle sue aspettative da parte di un genitore, perché questo ha tradito le sue aspettative, cosa succederà? Succederà che da adulto andrà alla ricerca a livello conscio, razionale, consapevole di una persona nei secoli fedele, come l'Arma dei Carabinieri. Però di questo nei secoli fedele non si innamorerà, ma si innamorerà di quelli potenzialmente infedeli che gli faranno rivivere lo stesso tradimento che ha vissuto da bambino o da bambina. Ecco, quindi, e quindi se tu vuoi sedurre una persona del genere, non puoi presentarti come fedele, cioè, per meglio dire, a parole devi presentarti fedele perché vai a soddisfare in questo modo le sue esigenze logiche, ma attraverso i comportamenti, attraverso le tue azioni, devi comportarti in modo infedele. Perché se ti comporti in modo infedele vai subito a dare emotività, vai subito a dare emozione, vai subito a conquistare la parte emotiva. E quindi dal di dentro quella persona sentirà l'esigenza di compiacerti, dal di dentro quella persona si sentirà innamorata di te, si sentirà coinvolta, anche andando contro quelle che sono le sue esigenze logiche, cioè si innamorerà indipendentemente da tutto. Allora quindi è importante capire quali sono gli imprinting emotivi vissuti dalle persone. Come si fa a capire? Beh, dalla comunicazione non verbale. Intanto si può capire perché tu devi andare a sondare i vari argomenti dove ci possono essere delle emozioni compresse. Intanto l'area. Eh, le aree dove ci possono essere emozioni compresse sono i rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti con la famiglia acquisita, i rapporti sentimentali, affettivi e sessuali, la realizzazione esterna del sé, l'immagine esterna del sé, l'immagine interna del sé, la realizzazione verso se stessi. Ecco, queste sono le aree macro della vita e quando tu vai a toccare un'area dove c'è un turbamento, dove ci potrebbe essere un turbamento, la persona te lo segnala perché ti dà un segnale di gradimento. Ad esempio si tocca le labbra, si tocca i capelli, o se non hai i capelli anche la testa, va bene anche la testa, o tende a venire in avanti. Se invece diciamo non c'è nessun segnale, vuol dire che non hai beccato l'area giusta. Addirittura se osservi un segnale di rifiuto, tipo sfregarsi il naso, raschiare, significa che quell'area lì devi dimenticartela perché se vai a toccarla la parte emotiva si sgancia. Per qualche motivo non è un qualcosa che tu devi andare a sollecitare. E questa è un'altra cosa importante. Quindi tu basando, una volta che hai capito su quale area, devi andare sempre più in, diciamo, nello specifico per capire se si tratta di abbandono, tradimento, rifiuto, disistima, sentirsi inadeguato come uomo, come donna, come maschio, come femmina, il timore del giudizio, il senso di colpa, insomma ci sono tutte le varie possibilità e tu devi andare ad esplorare una per una, tenendo presente che spesso la persona te lo dice, perché tieni presente che questo, che scusazio non petita, accusazio manifesta, cioè le persone tendono a parlare di quelli che sono i loro problemi, quindi se una persona ti parla di una cosa è perché di sotto c'è un turbamento. Quindi se tu osservi questo riesci a capire. Una volta che hai capito poi devi mettere in atto un comportamento idoneo, un comportamento tale da andare ad amplificare attraverso il tuo comportamento quel tipo di turbamento, perché in questo modo lo sedurrai e lo farai innamorare, o la sedurrai e la farai innamorare. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti al canale e anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!